Ciao, bentornato nel laboratorio di Cipral. Con questi tutorial abbiamo pensato di fornirvi delle ricette applicative alternative con i semilavorati della gamma Cipral Dolce, panettone tradizionale e panettone tradizionale clean label. Oggi ti mostro la ricetta della gubana, un dolce lievitato ricco di una speciale farcitura che ha origine friulane e che possiamo proporre nei nostri panifici o pasticcerie da settembre sino a primavera inoltrata. Per la ricetta della nostra gubana inizieremo con un preimpasto composto da 1,8 kg di semilavorato panettone tradizionale più 60 g di lievito di birra, 550 g di latte intero, 300 g di uova intere di categoria A e 300 g di burro. Procediamo mettendo tutti gli ingredienti ad eccezione del burro nell'impastatrice. Una volta formato un impasto ben incordato e ben elastico, aggiungeremo il burro. Assorbito il burro, l'impasto sarà pronto per poter essere poi messo a lievitare per circa 2 ore. Dopodiché procediamo con il rinfresco. Per la preparazione del ripieno della nostra gubana, nella bacinella della planetaria dobbiamo unire 200 g di uva sultanina, 300 g di zucchero semolato, 100 g di farina e granella di nocciole, 100 g di granella e farina di mandorle, 100 g di farina e granella di noci, pinoli 40 g, miele altri 40 g, passata d'albicocca Cipral al 50% e siamo a 100 g di prodotto, biscotti secchi triturati, possiamo aggiungere anche degli amaretti triturati, 300 g e 100-150 g di grappa. Uniti tutti gli ingredienti, con la foglia misceliamo e otteniamo un composto morbido da poter spalmare. La frutta secca utilizzata per questa ricetta proviene da Casa della Mandorla, azienda italiana che opera da oltre 30 anni nel settore della trasformazione e commercializzazione della frutta secca, che dal 1 agosto 2024 fa parte del gruppo Cipral. Passate le 2 ore in cella di lievitazione per far maturare il nostro preimpasto, che ha quintuplicato quasi come volume, procediamo con il rinfresco. Quindi al preimpasto aggiungeremo 1500 g di semilavorato panettone artigianale, dello zucchero semolato 300 g, del latte 120 g, 300 g di uova intere, sempre di categoria A, e 500 g di burro. A piacere a questa ricetta possiamo aggiungere anche degli aromi. Per procedere con l'impasto aggiungeremo nell'impastatrice il preimpasto maturo con il semilavorato e il latte ed impasteremo fino a quando non raggiungiamo un impasto ben formato. Dopodiché lo zucchero, successivamente le uova e come ultimo ingrediente il burro. Una volta ottenuto un impasto ben formato, lo metteremo a riposare in cella di lievitazione per un'ora. Dopodiché spezzeremo pastelle da 500 g. L'impasto ha riposato in cella per 60 minuti ed è stato spezzato in pezzature da 500 g. Porteremo l'impasto ad uno spessore di circa mezzo centimetro con la sfogliatrice e gli daremo una forma perfettamente rettangolare. Dopodiché andiamo a farcire l'impasto stendendo la farcitura preparata precedentemente in modo omogeneo su tutta l'area. Abbiamo steso la farcitura su tutta la superficie, più o meno il peso della farcitura è circa 500 g. Adesso procedo nell'avvolgere il prodotto. Partiamo da un angolo e avvolgiamo su se stesso.
allunghiamo leggermente, dopodiché incominciamo a girare in forma rotonda. La parte della chiusura va messa sotto. Metteremo a lievitare la gubana all'interno di un pirottino da panettone. Per le dosi date, il pirottino sarà un pirottino da 1 chilo, se preferite un prodotto che si sviluppa in larghezza, altrimenti va bene un pirottino da 750 grammi, se preferite un prodotto che sviluppi in altezza. Adagiamo al centro, il prodotto andrà in cella di lievitazione per circa 3 ore, dopodiché andremo a guarnire con dell'uovo e dello zucchero semolato prima della cottura. Le gubane hanno terminato la lievitazione, adesso guarniremo la superficie con dell'uovo sbattuto e una spolverata di zucchero semolato messo in modo spirale. Andiamo in cottura a 170 gradi per 40-45 minuti circa. Siamo giunti al termine di questa video ricetta alternativa con il nostro panettone tradizionale. Ecco le nostre gubane sfornate e raffreddate. Procediamo con il taglio. Ecco come si presenta. Si notano le spirali del nostro ripieno fatto con la frutta secca di Casa della Mandorla. Risulta essere molto profumato e aromatico. Seguici per scoprire tutte le altre ricette alternative da fare con il nostro semilavorato panettone tradizionale cliccando il link in descrizione.